Parliamoci chiaro ragazzi, ma chi è che ancora non si è lasciato conquistare dal Bayern Monaco di Kompany? L'allenatore con più aura di tutta Europa è riuscito a mettere insieme una formazione che sembra sfiorare la perfezione. E questo nonostante abbia faticato a passare il turno contro il Real Madrid, ma tra di noi sappiamo che trovare il Real Madrid ad una fase eliminazione diretta in Champions League è sempre una rottura di maroni. Tuttavia la partita contro i Blancos ha mostrato alcune vulnerabilità che probabilmente fino a questo momento non si erano ancora viste. Quello che faremo oggi è andare a cercare di presentare nel modo più dettagliato possibile che cosa fa il Bayern Monaco e quali sono le sue vulnerabilità, quelle mostrate appunto contro il Real Madrid. Prima di andare a vedere le immagini del campo, però, bisogna tenere bene a mente alcuni concetti che Kompany ha portato all'interno della sua squadra e bisogna fare anche un pochino di teoria. Eh sì ragazzi, bisogna parlare anche un pochino di teoria, perché comunque all'interno di una preparazione tattica bisogna tenere conto di alcuni principi che vengono messi in atto, in questo caso dall'allenatore ex Manchester City. Infatti il Bayern Monaco viene presentato da tutti come un 4-2-3-1, ma effettivamente quando ha il pallone è tutto fuorché un 4-2-3-1. Perché? Perché in realtà il principio cardine è l'occupazione degli spazi e Kompany basa la sua occupazione degli spazi in 5 corridoi che possiamo riassumere in questa maniera qui. Poi chiaramente magari le ampiezze possiamo farle anche un pochino più strette, però di base immaginatevi di dividere il campo in 5 corridoi verticali. Questi 5 corridoi verticali devono essere sempre occupati almeno da un giocatore. Perché dico almeno? Perché in realtà non è importante chi lo vada ad occupare questo corridoio, è importante che qualcuno effettivamente lo vada ad occupare e in questo senso ci sono delle costanti all'interno del gioco di Kompany che sono sotto gli occhi di tutti. Cominciamo a posizionare i giocatori nelle loro zone di riferimento abituali, quindi cominciamo dai 2 esterni alti, per intenderci Olise a destra e Diaz a sinistra, che vanno ad occupare il corridoio centrale e le 2 ampiezze. Chiaramente questo viene fatto perché i 2 giocatori con maggiore qualità nell'uno contro uno sono proprio Diaz e Olise e quindi il fatto di lasciarli praticamente con i piedi sulla linea del fallo laterale gli permette di essere isolati nell'uno contro uno, dopodiché bisogna andare ad occupare i 2 corridoi interni. I corridoi interni, o cosiddetti mezzi spazi, sono diventati cruciali all'interno del mondo del calcio perché praticamente gran parte delle azioni da gol nasce o finisce in questi spazi qui. Non è un caso che la maggior parte dei cutback, e con cutback si intende il passaggio, immaginatevi quando un giocatore arriva sul fondo e al posto di mettere il cross fa il passaggio all'indietro per il giocatore che arriva a rimorchio, quello è un cutback. Gran parte dei cutback che vengono effettuati nel calcio moderno provengono proprio da questi corridoi qui, quindi non si tratta di ampiezza totale, ma si tratta di corridoi interni. La cosa interessante è che Kompany va ad occupare questi 2 corridoi interni con i 2 terzini. Questo in realtà dà numerosi vantaggi. Il primo è che comunque ti arriva un attacco della profondità dalla linea più indietro d'attacco, quindi dalla parte dei difensori, e ti arriva nella fascia centrale, quindi la squadra avversaria si deve sempre organizzare, quindi se ha un'uscita a uomo ci sarà l'esterno alto che dovrà seguire il terzino dentro il campo e comunque vai ad isolare Olise o Diaz nell'uno contro uno nell'ampiezza. Un altro vantaggio è quello che comunque tu hai già i terzini molto dentro il campo e questo favorisce le marcature preventive nel momento in cui per esempio si attacca a destra ci sarà il terzino sinistro che è già praticamente al limite dell'area e costringe l'esterno alto opposto al lato palla avversario a rientrare tantissimo e questa a sua volta favorisce una riaggressione molto feroce, cosa che viene fatta e molto bene dal Bayern Monaco. Dopodiché c'è da andare a sistemare quella che è la prima costruzione. La prima costruzione viene spesso fatta con una costruzione a 3 garantita dai 2 difensori centrali più uno dei 2 mediani, molto spesso è Pavlovic che si abbassa sulla linea dei difensori centrali abbassandosi sul centro-sinistra, con Kimmich che rimane il perno centrale all'interno del centrocampo, chiamiamolo così, del Bayern Monaco. Oltre a questa divisione in 5 corridoi del campo bisogna farne un'altra e lo so ragazzi, tra un po' giocheremo a trisse sul campo. L'altra divisione che bisogna fare è orizzontale e qui l'obiettivo di tantissime squadre, anzi direi di tutte, è mantenere 4 altezze diverse e infatti qua vediamo che c'è l'altezza, la prima altezza dettata dai 3 difensori centrali, dopodiché c'è un giocatore che è Kimmich che garantisce la seconda linea d'altezza,
c'è la terza e c'è la quarta garantita dalla punta più i due esterni. Il motivo per cui è importante avere più di 3 linee di altezza in realtà è più semplice di quanto si pensi. Infatti tendenzialmente i sistemi difensivi avversari si basano su 3 altezze diverse, c'è la linea difensiva, la linea di centrocampo e la linea di attacco. Il fatto di averne una in più fa sì che tu possa trovare volta per volta un'altezza libera, per cui il gioco posizionale, che è quello su cui tendenzialmente si basa il Bayern Monaco di Kompany, riesce molto facilmente a giocare in avanti. Questo proprio perché c'è sempre una linea che gli avversari devono gestire in maniera diversa ogni volta. Abbiamo fatto un po' di teoria, ragazzi, lo so, mi dispiace avervi annoiato, però era importante presentare quelli che sono i concetti principali per andare a vedere quello che succede effettivamente in campo, e prendiamo sia la partita d'andata che quella di ritorno di Real Madrid-Bayern Monaco. E quindi ci siamo, ragazzi, questa è la partita d'andata Real Madrid-Bayern Monaco, e qui vediamo benissimo la costruzione a 3+1 che viene garantita dall'abbassamento laterale di Pavlovic, con Kimmich che rimane l'unico riferimento centrale all'interno della linea di metacampo, diciamo così, del Bayern Monaco. Cosa importante, Kimmich, ossia quell'uno, che sia Kimmich, che sia Pavlovic, che sia Gnabry anche quando si abbassa, è importante che rimanga sempre al di là della prima linea di pressione degli avversari. In questo caso vedete come Kimmich sia al di là della linea di pressione portata da Vinicius e Mbappé. Dopodiché tutti gli altri giocatori vanno ad occupare quei famosi 5 corridoi. È chiaro che stiamo parlando di una squadra che ha dei giocatori che per caratteristiche si muovono tantissimo, soprattutto nella fascia centrale del campo, dove Kane ha delle caratteristiche uniche come attaccante, perché è un giocatore che si stacca, ti viene incontro, eccetera eccetera, mentre invece Gnabry è un giocatore che viene lasciato molto libero di andare a sovraccaricare di volta in volta delle zone diverse. Però in realtà vedete come qui l'ampiezza sia garantita per esempio da Diaz a sinistra e da Stanisic a destra, con Olise che, visto che Stanisic è largo, è Olise che viene dentro il campo ad occupare il corridoio interno. In questo caso Gnabry e Kane sono praticamente entrambi nel corridoio centrale, e Laimer, ossia il terzino di sinistra, è il giocatore che è all'interno del corridoio interno di sinistra. E poi, come detto, all'interno di questi 5 corridoi ci si può muovere tantissimo, come in questo caso Laimer che effettua l'attacco in profondità tra terzino e difensore centrale avversario. Questo dà la possibilità a Diaz di ricevere il pallone ed essere in 1 contro 1 con Alexander-Arnold, ma nel momento in cui Laimer attacca la profondità si libera un pochino lo spazio nel corridoio interno sul centro-sinistra, e quindi Kane può andare tranquillamente ad occupare quel corridoio lì. Se Kane si sposta vuol dire che il corridoio centrale in questo caso è vuoto, e quindi ci può andare Gnabry. Dall'altra parte, chiaramente, nel momento in cui Olise per esempio si allarga, vedremo l'attacco alla linea difensiva del Real Madrid portato dallo stesso Stanisic, ed è chiaro che in una condizione così è veramente difficile andare a seguire i giocatori, e l'Atalanta ne sa qualcosa. Qui vediamo per esempio si parte da una rimessa laterale a favore del Bayern Monaco, e non appena il pallone viene messo in gioco, in questo momento noi vediamo una struttura che è simile a un 4-2-4, diciamo così, ma nel momento in cui il Bayern Monaco comincia a fare la sua costruzione, immediatamente, addirittura con una corsa all'indietro, Pavlovic va a prendersi il ruolo di braccetto di sinistra, diciamo così, di questa linea difensiva a 3, con Kimmich che ritorna ad essere l'unico riferimento del centrocampo del Bayern Monaco, e Laimer invece che sta indicando proprio a Pavlovic di allargarsi, che rimane molto dentro il campo, già dentro il suo corridoio di competenza. Ed è chiaro che poi, esattamente come prima, si verificano queste giocate molto pioliane, anche con Leao che riceve largo e Teo Hernandez che si stacca e va in sovrapposizione interna. È chiaro che la posizione dei terzini è cruciale in questo sistema qui. Perché? Perché dà la possibilità in questo caso Kimmich, che è in possesso di palla, di andare a saltare una linea di pressione andando in diagonale, andando sempre in avanti, e mettendo dei dubbi agli avversari su come andare a prendere proprio questi terzini. In questo caso per esempio Kimmich riesce a raggiungere Stanisic saltando e tirando fuori praticamente la prima linea di pressione del Real Madrid.
con poi Stanisic che scarica il pallone e si butta in avanti. Stessa cosa dall'altra parte, dove Laimer parte alle spalle di Brahim Diaz, che è l'esterno alto di destra del sistema difensivo del Real Madrid. Laimer parte alle sue spalle e Kimmich riesce a raggiungerlo dandogli il pallone, e lui poi a quel punto avrà la possibilità di giocare in avanti e soprattutto di apportare i suoi attacchi dalla profondità al sistema offensivo e all'attacco della porta del Bayern Monaco. Stessa cosa chiaramente dall'altra parte, sono tante le occasioni, anzi quasi tutte, in cui tutti e due i terzini sono all'interno dell'area di rigore, proprio perché questi continui attacchi dello spazio tra terzino e difensore centrale avversario vanno a creare l'isolamento per l'esterno, che poi punta e va in 1 contro 1, ed è chiaro che i due terzini si trovano già all'interno dell'area e rimangono lì insieme a Kane, cosa che è importante soprattutto anche per la quantità di uomini che porta in area di rigore il Bayern Monaco. Altra cosa, quella che avevamo detto prima, cioè il fatto di avere i due terzini già molto stretti nel campo dà la possibilità, in questo caso a Laimer, di essere perfettamente in posizione per quella che è la marcatura preventiva proprio su Brahim Diaz, il che vuol dire dare la possibilità al Bayern Monaco, una volta perso il pallone, di difendere in avanti e non dover correre all'indietro perché ci sono dei giocatori liberi. Il Bayern Monaco fa una riaggressione che è da matti, cioè sono tantissimi palloni recuperati in avanti, e non è un caso poi oltretutto che il Bayern Monaco segni così tanti gol, perché già di base nei suoi sviluppi offensivi porta tantissimi giocatori all'interno dell'area di rigore. Se in più c'è una riaggressione così alta, è chiaro che e poi avendo giocatori così forti nella finalizzazione, è chiaro che il Bayern Monaco si renda veramente sempre molto pericoloso. Questi continui scambi di posizione da parte dei giocatori del Bayern Monaco è chiaro che molto spesso portano i giocatori fuori dalle loro zone di competenza, però nonostante qui ci siano dei cambi, diciamo così, all'interno dei posizionamenti dei giocatori, in realtà la struttura rimane sempre la stessa. Qui costruzione a 3 con Kimmich che è abbassato lateralmente, Gnabry che è al posto di Kimmich, e nel corridoio interno ad andare a sovraccaricare la zona del centro-sinistra, oltre all'accentramento dei due terzini Stanisic e Laimer, c'è Pavlovic che è esattamente nella posizione in cui dovrebbe essere Gnabry in questo contesto qui, con l'altezza della linea difensiva che viene fissata dall'altezza dei 3 giocatori offensivi, in questo caso che sono Diaz, Olise e Kane ovviamente, che quindi rendono difficile l'intervento proprio su un giocatore come Pavlovic, perché è il giocatore tra le linee che poi sarà il giocatore target in questa azione qui. Quindi dal punto di vista offensivo il Bayern Monaco è una squadra che è veramente molto difficile da andare ad affrontare. Teniamo conto che tutte le giocate che noi abbiamo visto vengono fatte a 1000 all'ora, e questo amplifica ancora di più quello che è il lavoro difensivo che deve fare l'avversario, ed è chiaro che nel momento in cui tu vai a 1000 all'ora, in più la riaggressione viene fatta a 1000 all'ora, gli 1 contro 1 sugli esterni sono sempre molto qualitativi, gli attacchi alla linea difensiva da parte dei terzini sono continui, e ogni sviluppo ci sono sempre almeno 2 attacchi alla linea difensiva da parte della prima linea d'attacco, ossia quella dietro. Kane che oltretutto si abbassa e che crea spazio per gli attacchi della profondità da parte anche di Gnabry. È veramente una squadra difficile da leggere, molto difficile. Però tutto ciò è possibile grazie alla disponibilità che Kompany ha ottenuto da parte di tutti i giocatori. Non ce n'è uno che in fase difensiva non si applichi, e adesso vedremo degli esempi. Dal punto di vista difensivo cominciamo ad analizzare il Bayern Monaco di Kompany nella situazione di rinvio del portiere avversario, e all'interno di questa situazione qui normalmente che cosa si fa? Si va a dividere il campo in 3 grosse fasce. Io in questo caso ho messo la fascia rossa, fascia gialla e la fascia verde, e dopodiché si va tendenzialmente solamente a contare. Che cosa vuol dire andare a contare? Andare a contare quanti giocatori di una squadra ci sono in una determinata fascia contro quanti giocatori avversari si devono scontrare. E chiaramente in questa situazione qui che cosa vediamo? Che nella prima fascia, ossia quella rossa, quella che viene denominata zona 3,
ci sono 3 giocatori del Bayern Monaco contro 2 giocatori di movimento del Real Madrid, i 2 difensori centrali, di cui uno purtroppo non si vede, ma fidatevi che c'è, e il portiere. Questa situazione qui non è la prima volta che la vediamo in questa settimana di Video su Pretattica, infatti è la stessa situazione che abbiamo visto all'interno dell'analisi della partita tra Barcellona e Atletico Madrid. In particolare c'era il Barcellona che difendeva così sui rinvii dal fondo dell'Atletico Madrid. E in questo senso l'Atletico Madrid era riuscito a uscire molto bene grazie per esempio all'attacco della profondità da parte di uno dei 2 centrocampisti, o di Llorente o di Griezmann anche. In questo senso il Bayern Monaco ha una forza in più rispetto al Barcellona, che è molto più aggressivo rispetto alla squadra di Flick, e questo fa sì che anche partire in inferiorità numerica, perché chiaramente se io metto un uomo sul portiere vuol dire che dietro sono in inferiorità numerica di base, c'è una zona di campo in cui sono in inferiorità numerica. E nonostante l'inferiorità numerica, il Bayern Monaco riesce spesso e volentieri, pur adottando questa tattica molto aggressiva, a non subire particolarmente danni. In questo caso l'inferiorità numerica è in zona 2, vale a dire nello spazio giallo, facciamo così. Questo perché? Perché ci sono 5 giocatori del Real Madrid, i 2 terzini più i 3 centrocampisti, contro 4 giocatori del Bayern Monaco, vale a dire Diaz, Olise, Pavlovic e Stanisic, non Kimmich, perché Kimmich è davanti, quindi uno dei 2 terzini che si alza molto all'interno di questa zona qui, lasciando poi dietro l'1 contro 1 con i 2 difensori centrali più il terzino di sinistra. Perché funziona molto bene questa tattica qui? In questo caso perché i 4 giocatori che sono in zona 2 rimangono sempre molto stretti, quindi in questo senso il Real Madrid non ha grandi altre scelte che andare in orizzontale, quindi chiudersi sull'esterno, e nel momento in cui ci si chiude sull'esterno chiaramente il Bayern Monaco è molto bravo ad andare a chiudersi per andare ad assicurarsi un recupero palla, o comunque andare a disturbare quella che è la costruzione dal basso dell'avversario. In questo caso vedete che per esempio l'unico giocatore libero in questo senso è Tchouaméni, che è in mezzo al campo ma è totalmente irraggiungibile da chi è in possesso di palla, ossia Alexander-Arnold. Questa situazione si è riproposta anche nella partita di ritorno, ed è molto interessante vedere come il Real Madrid abbia studiato questa situazione e abbia cercato di fare delle contromosse in grado di mettere in crisi questo sistema difensivo del Bayern Monaco, ed effettivamente ce l'ha anche fatta, perché qui vediamo come tutti i giocatori del Bayern Monaco, una volta giocato il pallone sull'esterno a destra da parte del portiere del Real Madrid, tutti i giocatori del Bayern Monaco alzano la propria pressione. E che cosa succede? Che è tutto un 1 contro 1, solo che in questa situazione qui il Real Madrid decide non di giocarsela tanto dal punto di vista, diciamo così, tattico, ma sul duello individuale, e il duello individuale lo sappiamo, lo puoi perdere, lo puoi anche vincere. In questo caso il duello in questione è quello tra Pavlovic e Bellingham. Questo perché? Perché Bellingham tutto d'un tratto prende e attacca fortissimo la profondità esterna, prendendo in controtempo lo stesso Pavlovic, che quindi si deve cominciare a correre all'indietro, però obiettivamente è in ritardo, il che vuol dire che Bellingham può correre nelle verdi praterie del campo dell'Allianz con Mbappé, che aveva stretto molto la propria posizione proprio per lasciare tutto questo spazio a Bellingham di inserirsi, tirando dentro la posizione di Stanisic. Vedendola così, questa è una situazione molto pericolosa. Tuttavia, il Bayern Monaco è velocissimo a rientrare, e vi dico ragazzi, non è facile trovare una squadra con dei campioni così grandi che siano in grado di mettersi a disposizione del collettivo in maniera così totale. In particolare io qui vi ho mostrato 8 giocatori che rientrano in questa situazione di rinvio dal fondo a favore del Real Madrid, 8 giocatori che rientrano, ma guardate chi è uno dei più vicini al pallone, ed è Gnabry, che teoricamente è uno dei 2 attaccanti, e quando tu hai la possibilità di avere
un lavoro difensivo così costante da parte dei tuoi attaccanti, puoi permetterti anche di non andare a segno con la tua pressione alta, perché poi il Real Madrid è costretto a ritornare indietro con il suo possesso palla, tu ti puoi risistemare con le tue linee da 4 per poi piano piano alzarti sul campo, e in questo caso Kompany è un allenatore che ama comunque anche andare con il riferimento uomo, come in questo caso vedete che più ci si avvicina poi alla porta del Real Madrid, più i giocatori del Bayern Monaco vanno a cercare quelli che sono i propri riferimenti. In particolare guardate proprio sotto di me c'è Upamecano che è costretto ad andare a chiudere tantissimo sull'esterno proprio perché Stanisic viene portato fuori dal riferimento che viene messo tra le linee da parte del Real Madrid. Non solo, una volta che si arriva poi con tutti con i propri riferimenti e il pallone di nuovo tra i piedi del portiere del Real Madrid, che cosa succede? Gnabry che fa la corsa a chiudere la linea di passaggio verso Rudiger da parte di Lunin, e in questo senso qui il coraggio e la mentalità che dà Kompany è quello che porta poi Olise a uscire fortissimo proprio su Rudiger in modo tale da andare ancora di più a chiudere il Real Madrid in un lato del campo. Cioè loro da lì non possono più uscire perché il Bayern Monaco è talmente aggressivo che fa fatica chiaramente al Real Madrid riuscire a uscire dal lato debole. Chiaramente ci sono dei pro e ci sono dei contro, perché il fatto di tenere la linea così alta, il fatto di essere sempre così aggressivi eccetera eccetera ti porta a subire qualcosina all'interno degli attacchi della profondità che vengono fatti con i tempi giusti, e soprattutto dagli attacchi della profondità che vengono portati nello spazio tra terzino e difensore centrale, come in questo caso, anzi come in questi due casi in cui Mbappé attacca la profondità tra Ta e Laimer, e in una volta è in fuorigioco di poco e l'altra volta invece si crea un'occasione importantissima per andare a segnare. Dopodiché vedete che anche nel momento in cui si seguono i riferimenti, questo ricorda anche un pochino, diciamo così, l'Atalanta. Seguendo i riferimenti ci si trova in posizioni che non sono esattamente le proprie, perché Ta è largo sulla sinistra, Stanisic è molto più alto di tutto il resto della linea difensiva, Pavlovic è in posizione di difensore centrale. È chiaro che una difesa con riferimento uomo ti porta anche a fare a trovarti in queste situazioni. Però ripeto, tutto questo è possibile grazie a una disponibilità totale da parte di tutti i giocatori che scendono in campo all'interno del Bayern Monaco, e ripeto, non è una cosa scontata, è una cosa moderna, si può dire, cioè i giocatori del Bayern Monaco, esattamente come i giocatori del Paris Saint-Germain, sono dei prototipi di giocatori moderni in cui tutti devono saper fare tutto, perché ti puoi trovare nella situazione in cui magari anche se tu sei la punta centrale ti devi trovare a fare, cosa ne so, il mediano, perché in quella situazione lì con tutte le rotazioni che vengono messe in atto a te tocca andare a fare il mediano, quindi obiettivamente devi sì fare gol ma devi anche saper fraseggiare con tutti i tuoi compagni in posizione da mediano. Ditemi voi se è una cosa che vi piace, cioè i giocatori che fanno tutto all'interno del campo, se vi piace di più la specificità del ruolo, ritrovare un pochino di più la specificità del ruolo, la specificità anche della funzione all'interno del ruolo. È una cosa che obiettivamente gasa, cioè vedere il Bayern Monaco come vedere il Paris Saint-Germain, e presto arriverà anche un'analisi del Paris Saint-Germain, è una gioia per gli occhi. E nonostante il Real Madrid abbia fatto due partite sicuramente importanti, soprattutto la seconda, quella di ritorno, c'è da dire che il Bayern Monaco per me ha ampiamente meritato il passaggio del turno, e insieme al Paris Saint-Germain è la favorita per la vittoria finale, ma perché abbina una qualità ad una quantità, ad una corsa, una gamba, un ritmo che è insostenibile per il 99,9% delle squadre europee, e non solo probabilmente. E bisogna dare atto a Kompany, perché bisogna dare il merito a Kompany, perché comunque l'anno scorso era uscito con l'Inter, cosa di cui ha parlato anche recentemente dicendo ma noi siamo usciti con l'Inter perché ne avevamo 8 fuori, bla bla bla,
Va bene, per carità di Dio, però è arrivato un po' come non ce lo si aspettava il fatto che Company, che comunque all'inizio della sua carriera da allenatore, si ritrovasse in una panchina importante come il Bayern Monaco, e si sta dimostrando un ottimo allenatore, oltre che un ottimo gestore, perché obiettivamente non ci sono mai problemi all'interno del Bayern Monaco e tutti danno sempre tutto. Detto ciò, ragazzi, l'analisi è finita. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Bayern Monaco, se secondo voi è effettivamente la favorita principale per la vittoria della Champions, o se il Paris Saint-Germain è ancora più forte rispetto al Bayern Monaco. Io vi chiedo, se vi è piaciuto questo video, un like, l'iscrizione al canale, l'attivazione della campanella, cosa che sapete tutti, e a me non resta altro da dirvi che ci vediamo alla prossima analisi. Ciao ragazzi.